Ciao a tutti ragazzuoli, in questo video andrò a riparare la fotocamera di questo iPhone 8 Plus in quanto quando è a 1x praticamente rimane lo schermo nero. Vi faccio vedere, se clicco fotocamera, allora 2x funziona, mentre a 1x praticamente rimane lo schermo completamente nero, la fotocamera è come se non si apre, mentre se clicco 2x automaticamente funziona. 1 non va e 2 sì. Quindi tutto quello che andrò a fare adesso è smontare la scheda madre e controllare che tutti i collegamenti funzionino. Quindi prima di acquistare una fotocamera nuova per fare il test, controllo direttamente la scheda madre. E quindi andiamo subito a vedere come fare a smontarlo e quale parte della scheda madre va controllata. Perfetto, adesso spegniamo l'iPhone, quindi portiamo il spegnimento, ok. E adesso iniziamo a smontare le viti inferiori, quindi andiamo direttamente così, fuori una, fuori due, perfetto. Adesso non ci rimane che scollare il display in modo da poter accedere direttamente alla scheda madre. Quindi aiutiamoci con la pinza e via, eccolo qui, è già venuto via. Allora, vediamo un attimino. Senza forzare andiamo a infilare una tesserina del genere in modo da scollare la parte. Perfetto, ok. Allora andiamo un attimino così. Ok, quindi adesso smonto tutto quanto e poi andiamo a vedere esattamente qual è il punto dove intervenire. Ok, perfetto, la scheda madre è stata disassemblata dal resto dell'iPhone, adesso non rimane che andare a controllare i connettori dove si collegano le due telecamere. Per controllare le cadute di tensione attraverso proprio lo schema dell'iPhone ci aiuteremo per capire se i valori che troviamo all'interno di questa scheda sono corretti. Quindi passiamo al microscopio e col tester controlliamo che tutti i valori siano corretti. Ok, perfetto, come possiamo notare a schema, abbiamo i due connettori qui in alto, quindi il primo che andremo a testare sarà proprio questo qui e dovremo avere questi valori qui nel tester. Aperto, 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 qua una massa, continuerà ad essere aperto e poi dobbiamo trovare questi valori qua, 561, 587, eccetera, per tutto quanto per tutti quanti i connettori, diciamo tutti i pin della nostra scheda madre, il nostro connettore. Quindi attraverso il tester, ok, si va a trovare una massa e poi si inizia così, ok. L'importante è che sia ben fissata la scheda madre. Allora, facciamo un test, ok. Poi dobbiamo avere il terzo un bip, aperto, aperto. Poi abbiamo un bip, aperto, aperto. Abbiamo un altro bip
e dopo dobbiamo avere questi valori qua, 5,61, ok, c'è e c'è. Quindi la parte superiore per quanto riguarda il connettore è ottima, quindi sta funzionando. Adesso andiamo nella parte inferiore. Partendo dal basso dovremmo avere i primi 3 pin dei valori, andiamo a vedere subito. Allora, nel primo non ce l'ho, vediamo il secondo, c'è, quindi ricordiamoci che nel primo non ho trovato nulla. Dal quarto e quinto dovremmo avere il bip, ok, perfetto. Poi abbiamo 3 valori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, qui un valore, ok, c'è, poi devo avere un aperto, 2 aperti, no, questo è ok, c'è, perfetto, adesso 1, 0 e un bip. Ok, quello che mi dà problemi è il primo, cerchiamo di toccarlo bene. Niente, non riusciamo ad avere valore. Allora, quindi il problema è nel primo pin. Allora, ok, come dal controllo effettuato il problema sorge sul primo pin. Se vado adesso a schema, cliccare sul primo pin, allora adesso riduciamo e vediamo dove ci porta. Praticamente si collega nella parte posteriore, ok, abbiamo una resistenza e un condensatore. Dobbiamo controllare che questi due funzionino, perché in questo caso sembrerebbe di no. Oltre a quello non risulta nulla, quindi l'unica cosa da controllare sono esattamente questi due valori qui. Questi due, la resistenza e il condensatore. Quindi adesso capovolgiamo la scheda madre e andiamo a controllare sia la resistenza che il condensatore. Liberiamo la scheda. Ok, allora questo qui lo possiamo togliere per il momento. Ok, 1 e 1, 2. Andiamo a vedere un attimino. Quindi attenzione. Allora, qui abbiamo un condensatore della VD main mancante, in questo caso stiamo parlando di questo qui. Poi manca la resistenza che importa a noi, che sarebbe proprio questa qui, quindi questo è il problema del nostro iPhone in questo momento. Il condensatore c'è, però manca la resistenza. Non so, c'è questo condensatore qui che andiamo proprio male, non andiamo per niente bene. Allora, abbiamo trovato il problema, manca la resistenza che fa riferimento proprio a quel pin. Ecco qual è il motivo per cui molto probabilmente la fotocamera non funziona a 1x, quindi bisognerà sostituire quella resistenza con una nuova resistenza. Io nel mio caso ho un'altra scheda di iPhone 8 Plus, quindi andrò a sostituire quella resistenza, la andrò a inserire in questa scheda e nulla, adesso vediamo se aggiungendo già quella resistenza si riesce a recuperare.
che praticamente la resistenza era ancora saldata però era rotta, quindi ho dovuto togliere la vecchia resistenza in modo da poter adesso saldare quella nuova. E in questo caso il problema principale è che è tutto talmente piccolo che si fa fatica anche con un microscopio spesso a poter effettuare questo tipo di lavorazione. Adesso, come si può notare col microscopio, la resistenza vecchia è stata completamente dissaldata dalla scheda madre e si può procedere con la saldatura della nuova resistenza. Quindi continuiamo. Perfetto, una volta aver saldato la resistenza non ci rimane che assemblare e fare il test, per capire se è andato tutto a buon fine. Quindi andiamo ad assemblare l'iPhone e poi vediamo come va. Perfetto, ho già assemblato l'iPhone e già so che funziona in quanto prima di montare le telecamere sono andato a misurare quel valore esattamente come ho fatto all'inizio, invece di dare aperto, in questo caso mi ha dato proprio il valore che mi dà anche a schema. Quindi in questo momento, se andiamo a vedere fotocamera, perfetto, adesso funziona anche 1x e 2x. Quindi possiamo dire che anche questa riparazione è andata a buon fine. E per quanto riguarda questo tipo di riparazione c'è bisogno di molta manualità e soprattutto dei giusti strumenti. Io vi lascio sempre in descrizione quelli che sono gli strumenti da utilizzare per poter effettuare queste lavorazioni. Il mio consiglio prima di effettuare una sostituzione è comprare una telecamera, tipo in questo caso conviene sempre fare una corretta diagnosi soprattutto sulla scheda madre, in quanto in questo caso se avessi acquistato la fotocamera molto probabilmente non avrebbe funzionato, in quanto il problema era proprio sulla scheda madre. E nulla, per qualsiasi informazione potete contattarmi tramite Instagram oppure direttamente giù nei commenti. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!